UniAdaptor è il primo di una serie di componenti che ho pensato per rendere universale EvoTripod, cioè per dar possibilità a tutti di pescare bene. E questa è un po' la concezione EvoTripod, la nostra direzione, con una serie di componenti che usciranno. Oggi vi presento il primo, soprattutto perché è la stessa concezione creata quando abbiamo iniziato a sviluppare Top Box, quel componente aggiuntivo su qualcosa che ha tutto il mondo nella pesca, il cassettone. Ma adesso guardate l'utilità di questo componente e guardatene soprattutto l'utilizzo sul picchetto EvoTripod, su un picchetto standard di quelli spessore 3 mm, quelli verdi insomma, per intenderci, su un picchetto quelli semplici, economici, su un tripode angolare, su un Japan Style, perché sul Japan Style non riesci mai a metterci nulla tranne che sul tubolare per mezzo degli ETB16. Un'applicazione rapidissima per mezzo del componente posteriore e anteriore con le asole frontali che va a cavallo. In questo modo da qualunque parte noi vogliamo mettere un accessorio portacomponenti, dobbiamo semplicemente appoggiare il componente dietro, componente avanti, blocchiamo i due pomelli, destra e sinistra, e UniAdaptor è fissato. Qual è la figata di questo accessorio? È che al centro non ha alcuna interferenza con la canna da pesca, quindi qua c'è una canna da pesca. Se io volessi mettere dei componenti a altezza sotto la canna da pesca, io inserisco la piastrina frontale, il componente posteriore e poi guardate che figata, nessuna interferenza con la canna da pesca che sta praticamente qua. È dotato già di due filettature laterali integrate nello stampo in ottone, materiale autolubrificante, destra, sinistra. Si può alzare, abbassare senza alcun problema, lo fai scorrere, ma basta leggermente allentarlo per poi comunque sollevare il componente e metterlo. Grazie a questo UniAdaptor è possibile applicare due componenti. Io adesso è inutile che vi faccio vedere questo accessorio su EvoTripod, no? Perché dici EvoTripod è facile. Adesso iniziamo a fare la nostra carrellata, quella figa. Andiamo a prendere il picchettino semplice, quello classico, insomma, quello base, come lo vogliamo chiamare. Semplice picchetto. Generalmente chi voleva mettere componenti su un picchetto semplice del genere utilizzava o il triangolo, però dovevi forare il picchetto, oppure la prolunga, ma dovevi inserirla, ma dovevi fermarti sotto il bicchierino perché hai il pomello centrale. In questo modo io lo metto dove mi pare, poggio, metto a cavallo, stringo e non ho alcuna interferenza con la canna da pesca. La riprendiamo, eccolo qua, perché poi EvoTripod è al bicchierino che esce fuori, però pure col picchetto normale, eccolo qua. Lo alzo, lo abbasso, quindi significa che può lavorare su tutta la lunghezza del nostro picchetto, fino a portarlo qua, alla stessa altezza del poggiacanna, e quindi posso avere canna, braccetto e braccetto. E adesso facciamo un piccolo esempio. Adesso sto picchettino semplice, grazie all'accessorio gli mettiamo di lato un braccetto stand di travi, un piattino, un braccetto a un picchetto semplice, messa. Problemi con la canna? Zero. Non dà alcuna interferenza con la canna. Voglio abbassarlo a lento e lo abbasso, ma l'abbiamo visto. Ma andiamo a vedere la figata, perché questo è il picchetto, quello economico, quello sottile UniAdaptor. Picchetto verde, allento i pomelli, sgancio, poggio, metto a cavallo e stringo i pomelli. Non so se qualcuno ha cronometrato. Ed eccoci qua, canna messa, tac, e io adesso a questo punto il mio picchettaccio verde, quello ignorante, ci posso mettere un braccetto laterale, un piattino, una vaschetta, blocco col controdato, vaschetta e voilà. E anche il picchettino verde, quello semplice, quello che apparentemente nasce come picchetto e basta, diventa un ottimo accessorio, componente composto. Tolgo la canna, la rimetto sul picchetto. Abbiamo capito che con UniAdaptor abbiamo praticamente due slot, uno destra, uno sinistra, ma possono diventare tre.
Che hai detto? Possono diventare 3. Che hai detto? Oh, possono diventare 3! Attenzione. Stringo, e adesso qua, braccetto nero, tanto alla fine, raga, pettine lo sapete, è il primo componente acquistato quando uno inizia da Evo Tripod. Dice, guarda che come partiamo subito dal braccetto, dal pettinino. Il braccetto appoggiacanne laterali supportato da 2 gancetti portate in bin. Figata così, no? Vero? Ok. Dice adesso qual è il terzo? Il terzo è uno dei 2 pomelli. Guardate che figata. Perché se adesso qua io avessi avuto, per dirti, la vaschetta porta renicola e davanti la clippetta, quella porta aghi. Quindi la clippetta diventa il pomello di bloccaggio, che fa da pomello di bloccaggio e da porta aghi. E allora, porta aghi, vaschetta. Possono diventare 4? Certo che sì, ma che cazzo di qua, giusto il portaghi. Poi mettete la vaschetta, proprio dicevo, ma cioè monto una vaschetta qua, un porta... Un attimo. Metto una piastrina per la vaschetta. Significa che di qua, con un unico componente, i travi, l'appoggiacanna e qua 2 tembini o 2 mini travi con un unico componente. Lo posso fare su ogni picchetto? Lo posso fare su ogni picchetto. Finora vi ho presentato solamente questo uniadapter grazie, uniadapter applicato al picchetto, e quello che ci tenevo a far passare come messaggio iniziale era qualunque picchetto, almeno di quelli commerciali, perché in commercio troviamo i picchetti da 2 mm, 3 mm, lato 30, lato 25. Ok? Ciò significa che se io copro commercialmente parlando, perché poi magari ci costa pure quello e dice sul mio non ce va, perché in ferramenta si è comprato l'angolare alluminio 50-50, che poi lo devono portare in 2, e c'è la canzoncina che fa quando vanno a pesca, perché pesa come una bara, come una cassa da morto, no? Ok? Quindi se io sono compatibile con lato 25 lato 30, spessore 2, spessore 3, io sono compatibile universalmente. Picchetti Sele, picchetti Turkana, picchetti Daiwa, picchetti Akami, carbonio, alluminio, anodizzati, non anodizzati, economici, grigi, verdi, sono tutti o 3 o 2,5, trabucco, certo, trabucco uguale, o spessore 3 o spessore 2 o spessore 2 mm, lato o 30 o 25. Basta. All'infuori di queste 4 misure non sono picchetti commerciali standard, sono autocostruzioni, e là alzo le mani, dico vabbè, pazienza. Allentiamo, tiriamo su, tac, via. Ok? Preparatevi alla prossima. Preparatevi. Sotto la scheda prodotto trovate questa dima che potete stampare. Si stampa in foglio A4, classico foglio A4, quindi stampa, esce questa. Questa dima ha due dime, una qua e una là, perché la può usare 2 volte, no? Risparmiamo carta. E al centro c'è una freccia. Se io ho un big basket, anche questo ultimamente mi piace utilizzare, questo è quello da paletto, no? Prendo la mia dima, l'appoggio al centro, la freccia deve stare al centro del big basket. Non lo misurate, ma comunque il big basket ha un piccolo pallino dello stampo qua, quindi fate coincidere il lato superiore con la battuta, poggiate la freccia che in corrispondenza del centro del big basket, bucate qua dove sono i 2 segni, 1 e 2, guardate un po', voilà, 1 e 2. E adesso magia, tolgo la parte frontale, adesso non mi serve,
svito entrambi i pomelli, poggio, guardate un po' che già la sto mettendo sopra il bloccagambe, che quello normale invece mi devo fermare, voglio qua, perché qua c'è la canna, qua c'è il bloccagambe, qui è troppo basso, poggio dietro, poggio il big basket con i fori che ovviamente mi coincidono con le due filettature frontali, avvito, big basket messo, bello, robusto, applicato per un attimo, non ho dovuto inserirlo, lo metto semplicemente appoggiando la parte posteriore, bloccando i pomelli frontali, big basket messo. Poi io ho detto, a me adesso uso questo qua, che mi piace perché è quello che ha un doppio uso, o lo uso sul paletto oppure lo uso sul picchetto per mezzo del corpo di questo accessorio nuovo che vi sto mostrando, dell'Uniadaptor, e quindi qua adesso ho un foro da tappare, perfetto, tubetto portali, e io qui ho big basket, tubetto portali, esca è quello che cavolo voglio. Praticamente adesso, grazie a questa componente Uniadaptor al corpo posteriore, anche un tripode che adesso non so più neanche di che marca è questo, perché tra l'altro ce l'ho buttato al magazzino ma non c'erano neanche le staffe. Io prendo la staffa, importante che ho un profilo angolare, 1, 2, blocco e ho messo la doppia canna. La seconda, idem, la inserisco? No, la metto dove voglio, la metto qua. Ovviamente qua c'è sta la parte doppia, quindi o lo metto qui o lo metto qui. Infatti ciò che state guardando oggi è il componente finito. L'Uniadaptor è il componente finito di qualcosa che qualcuno già aveva visto ma non aveva percepito al 100%. Per ora l'avevamo mostrato solamente per metà insieme alla staffa doppia canna perché stavamo lavorando sulla piastrina frontale ed oggi ve lo sto presentando. Infatti qua sotto, come vedete, io già ne ho messo un altro e quindi io questo cesso, passatemi il termine, sto tripode qua che non so neanche che cavolo è, che veramente me lo so portato dietro da quando ho chiuso negozio, ci ho messo una staffa doppia canna, un Uniadaptor e alla fine l'ho rimesso in pesca. Attenzione, non ho finito. Adesso arriva il bello, perché quando dico universale adesso capirete perché. Prima di arrivare all'universale no, voglio farvi vedere un'altra cosa, sempre perché poi si accendono le lampadine con Evo Tripod, no? Pensi a tantissime cose. Non dimentichiamoci che comunque l'adattatore ha sempre due filettature posteriori. Se io prima di utilizzarlo per il big basket volessi metterci due pettini, eccolo qua, prendo il mio picchetto, stavolta andiamo sul blu, così per par condicio lo utilizziamo tutti, big basket avanti, pomello, io ho montato sullo stesso componente adesso un picchetto, il big basket, tubetto portati e qui c'ho una barra stenditravi, come se avessi una barra stenditravi frontali, però non c'ho le gambe, ma c'ho un picchetto e il pettine mi esce praticamente sopra il big basket, lo uso tutto, uso anche questa parte, uso tutto il pettine e con l'accessorio ho montato un big basket. Se uso quello con foro mi ci metto pure il tubetto portali e due pettini, c'ho tutto perché la vaschetta non mi serve, c'ho il big basket. Quante ce ne stiamo inventando con un piccolo componente? E adesso chiudo per gli amanti del Japan, ma non solo. Vi faccio vedere come abbiamo disegnato questo Uniadaptor per essere compatibile con ovviamente tutta la famiglia Evo Tripod e quindi non solo picchetti e non solo hybrid o tripodi, ma anche con i picchetti JP. Come sapete questi picchetti inizialmente sono usciti come picchetto Japan Style, ma poi l'ho abbreviato in picchetto JP perché in realtà oggi questo picchetto viene acquistato come Japan, eccolo qua, o come picchetto con la barra a vite sopra, o per la servidora, viene utilizzato per tante cose, ma perché? Per la qualità del picchetto stesso e la stabilità, perché ha la base angolare che una volta piantata
non ruota in sabbia, si pianta bene, ha il paletto, la parte telescopica è il paletto, ma la parte che si pianta è angolare, col salvamano sopra qua, che non ti fai male, quindi lo pianti bene, metti il paletto e poi che ci vuoi fare? Ci vuoi mettere la servitora, ci vuoi mettere la barra stenditravi, ci vuoi mettere una forcella, utilizzarlo come appoggiacanne, ci vuoi mettere una barra stenditravi più la forcella perché sopra la barra c'è la filettatura, ci metti quello che ti pare. E quindi questo picchetto oggi è stato quello un po' più lento a partire, ma è quello adesso più venduto, specialmente perché come stenditravi devo riconoscere che, almeno lo riconoscono gli altri, io già lo sapevo, è tra i migliori stenditravi che c'è. Una volta piantato non lo muovi, è bello, è perfetto, puoi decidere tra la 70 cm o la 130 e possiamo mettere anche gli accessori sulla base stabile, su quella angolare, perché guardate che figata. Cioè questo è un accessorio che chiunque c'ha un picchetto secondo me non può non averlo, no? Io questo lo metto sulla mia base angolare del Japan e il disegno è stato fatto apposta per non interferire assolutamente con il paletto che sale e scende, che non tocca assolutamente l'angolare e che passa. Voilà. Eccolo qua. Sul profilo Facebook e YouTube, sviti, sganci, due componenti, morsa. Il picchetto viene praticamente chiuso con una morsa, quindi non si muove. Le filettature sono in ottone fuse all'interno dello stampo. Il profilo esterno delle filettature è esagonale, così che all'interno dello stampo non ruotano. Adesso no? Dai, oggi era la live delle TB2406, il codice del prodotto di oggi porta la data del lancio, che in realtà doveva essere quella di ieri. Si chiama Uni Adaptor, lo trovate sul sito fishingevolution.com negli ultimi prodotti inseriti. Andrea vi sta a salutare. Ciao.